Dissolvi quei dubbi che circolano nella tua mente e che creano inquietudine nella tua vita. Sì, dissolvere i pensieri, quelli che creano sempre disagio, che creano disarmonia, che creano ambiguità addirittura. I pensieri, se avessero un colore, potrebbero colorare la tua vita di colori brillanti, quelli dell'arcobaleno, pieni di luce, di energia, ma altri pensieri potrebbero colorare la tua vita di grigio, di quel colore che solo a percepirne l'essenza e l'energia abbassa appunto il livello e la qualità della tua vita. Controlla accuratamente i tuoi pensieri, direbbero i maestri, perché ogni pensiero crea un'azione e ogni azione porta a qualcos'altro. Quando noi finalizziamo nella nostra vita degli obiettivi, dobbiamo sempre ricordarci che per raggiungere quegli obiettivi che possono essere nell'ambito familiare, nell'ambito individuale, oppure anche nell'ambito professionale, è fondamentale disciplinare la mente, affinché la mente non possa mai imbattere, o perlomeno imbattere il meno possibile, in questa energia che è l'energia dei pensieri grigi, neri, che deprivano di coraggio, di fiducia, di speranza, i progetti della tua vita, gli obiettivi della tua vita. Se tu in questo momento dovessi pianificare una vacanza, prima di cosa sceglieresti dove andare in vacanza, poi con chi e come arrivare a quella meta e poi che cosa fare, e il perché evidentemente andare in vacanza è quello di portare più relax nella tua vita per staccare dalla routine quotidiana, ma anche per esplorare nuove situazioni, nuovi ambienti e perché no, anche per incontrare nuove persone, stringere nuove amicizie. Un semplice obiettivo, che è quello di andare in vacanza, ti permette di portare più energia nella tua vita, ma se in questo obiettivo la tua mente porta quell'energia pesante, grigia, se fosse il colore anche nero addirittura, probabilmente non partirai mai per la vacanza, cioè non realizzerai mai il tuo obiettivo. Molto spesso le persone hanno delle buone idee, dei buoni propositi, addirittura riescono anche a vedere il loro obiettivo, a pianificare ciò che vogliono ottenere nella loro vita, in ambito familiare, professionale o addirittura in ambito spirituale, ma poi non riescono ad ottenere ciò che vogliono perché vengono declassati dall'energia che si manifesta nei loro pensieri. E allora la domanda è: come posso portare più energia nella mia vita? Beh, ci sono tante strategie e io per primo, attraverso il Richard Talk for You, ti lancio tante idee, ti offro tanti buoni suggerimenti affinché la tua vita sia permeata di buona energia, soprattutto in quei momenti di difficoltà dove effettivamente è molto più difficile essere sereni e percepire l'arcobaleno che splende in altre parti della nostra vita. Ci sono tanti momenti che ti possono riportare ad osservare il tuo obiettivo, riconoscere il perché, riconoscere anche il come, ma soprattutto ricordarti di portare buona energia, addomesticando la tua mente, allenando la tua mente ad avere pensieri più positivi, più creativi. Quando senti che si sta abbassando la tua energia nel momento in cui stai lavorando per un obiettivo, stacca da quella pianificazione e fai qualche cosa che possa riportarti nella tua bella energia. Del resto la domanda è molto semplice: perché dovresti seguire questi pensieri che abbassano la qualità della tua vita? Perché dovresti dare retta a quei pensieri che sono delle nuvole passeggere, ma che nel momento stesso in cui ti focalizzi su questi pensieri portano la tua vita da tutt'altra parte? Perché dovresti seguire qualche cosa che non ti appartiene, che è solo momentaneo? E allora, attraverso il Richard Talk for You di oggi, voglio ispirarti a trovare questa rinnovata fiducia in te stesso, a pianificare i tuoi obiettivi, a percepirli, a nutrirli. Scrivimi nei commenti allora quali sono i tuoi buoni propositi e qual è il tuo obiettivo, che cosa vuoi raggiungere nei prossimi mesi. Per tutto il resto, come diciamo sempre, perché questo è il mantra che porta più energia nei tuoi pensieri, oh oh, ah ah.